cosa succede ad ottobre, ma improvvisamente mi scordo di filmare. Anche l'anno scorso nei video non c'è praticamente quasi nulla di ottobre. Non lo so, però oggi niente, giornata tranquilla, sono andata a lezione, ho pranzato, ho preparato i post per domani per gli internship messi su Meta Business Suite. E tra ieri sera e stamattina ho prenotato i voli per tornare in Italia per Natale e starò un mese. Sarà tanto, di nuovo come a luglio in pratica, perché partirò il 9 da Copenaghen e tornerò l'8 di gennaio. Adesso è un mese che dico che voglio andare e non ci sono ancora andata, però vado a Ono Hand, che è quella cosa ogni giovedì pomeriggio al Centro Culturale Nicolai, in cui si può andare per fare le proprie attività creative, uncinetto, cucire, eccetera. Io è da mesi che devo portare a fare l'orlo a questa povera gonna e quindi adesso mi muovo e ci vado. Ovviamente mi sono scordata di filmare anche lì, però ho fatto l'orlo alla gonna. Ho usato, penso che venga chiamata la taglia cucci in Italia, in italiano, e è un po' non si vedrà mai in camera, non è perfetto, però non penso che nessuno si verrà a mettere scusa, com'è l'orlo della tua gonna? Però almeno non ci sono più i fili che vanno in giro, adesso la posso usare più spesso senza avere paura che si distrugga. Stavo per dire che si sbreghi, ma poi ho realizzato che è un termine che non è utilizzato in tutta l'Italia. Comunque questo basta, questa giornata si conclude così, cioè devo cenare e poi stasera ho una chiamata per un book club, cioè un club del libro, che è legato in realtà a un podcast che ascolto in Italia, che ha un gruppo Telegram, e del gruppo Telegram hanno creato un altro gruppo Telegram per un club del libro e niente, oggi abbiamo... La scorso mese non avevo letto il libro, quindi non avevo partecipato alla prima riunione, però questo mese il libro del mese era La magia dei momenti no, e che mi è molto piaciuto, quindi sono contenta di chiacchierare un po' con le altre persone che l'hanno letto e in realtà devo anche ricordarmi di scaricare il libro di questo mese che è Carrie di Stephen King, perché ora un po' di vibes un po' spooky, un po' halloweeniane. È sabato mattina, è già mezzogiorno, però voglio uscire e fare un po', sì, passeggiata, in realtà non più di tanto. Vorrei vedere un po' di negozi dell'usato qui, perché mi servono delle cose sia per il costume di Halloween che per una festa a tema che ho sabato prossimo, e per questa festa vorrei anche magari trovare un regalino per la mia amica, e quindi voglio vedere un po' prima i negozi dell'usato e poi in caso passare dal centro commerciale. Quindi adesso mi metto la mia giacchetta ed esco fuori. Trovato niente nel primo negozio, cioè ho provato una gonna ma non stava, e quindi adesso in realtà sto abbastanza correndo all'altro negozio dell'usato che voglio vedere perché chiude a l'1 e sono le 12:30.
Nulla, sono un sacco di alberi, ci sono le foglie. C'erano molte meno cose rispetto all'ultima volta che sono venuta qua. Sembra mezzo vuoto e non ho letto nessun cartello, però mi sa che stanno chiedendo perché ho preso questo tray a 10 corone e me l'hanno fatto pagare 5, quindi forse sta chiudendo? Non lo so. Adesso continuo la mia camminatina. Allora, a livello di thrifting questa passeggiata è stata un po' fallimentare, devo dire, però appunto dopo essere passata dall'ultimo negozio, lì vicino ho aperto un Fotex. Prima c'era un altro supermercato, Super Brooksden, e volevo vedere se insomma aveva cose diverse dall'altro Fotex che c'è in zona. E in realtà ho preso, cioè questa spesa fa sorridere perché non è una spesa logica, però ho preso un po' di cose, di ingredienti che a volte non vedo nei supermercati negli altri. Quindi ho preso dei Black Sesame Seeds che mi servono proprio per il pranzo di oggi, e ho ripreso questa Jalapeno Lime Mayo che mi era piaciuta l'anno scorso, e vabbè altre 2 o 3 cosine. C'era la polpa Motti per esempio in sconto, e poi una cosa che non avevo mai visto prima, cioè l'Arizona ma 1 litro. Quindi adesso me lo metto in frigo e poi oggi pomeriggio mi bevo il tè verde. È da tantissimi anni che non lo bevo. Forse in realtà a un certo punto allo UAV era apparso nelle macchinette e l'avevo preso una volta. Ce l'avevamo anche le macchinette alle mie scuole superiori. Però insomma è da davvero una vita che non lo bevevo e ci sta. E niente, adesso vado a prepararmi il mio pranzetto. Fatta, e poi ho deciso di fermarmi in giro a fare la spesa e volevo andare insieme a Itarema, e poi ho detto no, perché sono passata vicino a Coldin Bazar e non so, i proprietari penso siano medio orientali o nordafricani, non ne ho idea, perché in realtà vendono cose abbastanza varie, cioè vendono appunto prodotti Nord Africa, Medio Oriente, Balcani, asiatici, roba greca, roba rumena, un po' di tutto. Non ho idea quindi da quale area geografica specifica provengono i proprietari, però vendono appunto un po' di tutto. Lì la frutta e la verdura mi ricorda un po' più quella dei fruttivendoli da noi che rispetto a quella dei supermercati alla grande distribuzione, quindi ogni tanto vado. Infatti ho preso dei pomodorini ciliegini molto carini. E tra le varie cose che ho visto questi. Sono dei datteri con cioccolato e cocco. Io amo tutte queste cose, quindi ho detto bene, saranno lo snack dolce che mi porto a casa. Ah, cavoli, ma sono... questa cosa non l'adoro, che siano insacchettati individualmente, però forse vuol dire che avrò meno tendenza a finirli in 2 giorni. Però proviamo.
C'è anche una mandorla dentro. Buono. Stamattina ero vicina così dal rimandare la sveglia di un'ora e lavorare da casa, perché sì, questa settimana è una teaching free week, la potato week, non ci sono lezioni, non c'è scuola, però c'è comunque lavoro, quindi a meno che non avessi preso ferie di nuovo, cioè le ore le devo fare lo stesso. Quindi ero tentata di non andare in presenza in ufficio a lavorare a casa, solo che poi mi sono detta: Martina, sono 4 giorni che esci da casa, ok, per fare le passeggiate e per fare la spesa, ma non esci per più di 2 ore consecutive in pratica di casa. E quindi sono detta andiamo, perché dai. E anzi, quasi quasi sarà forse meglio, in ufficio non ci sarà praticamente nessuno, credo. Sono tutti in ferie, questi danesi, giusto così. E quindi non so tra l'altro come mai volessi rimandare, cioè non so come. Poi non so come sono anche in anticipo, cioè mi sono svegliata leggermente in ritardo, ma sono in anticipo rispetto al mio solito. Non ha senso, vabbè. Oggi male, insomma, vabbè. È stato un momento divertente in cui è partito l'allarme antincendio, hanno fatto la prova antincendio, quindi siamo tutti usciti fuori e io non avevo preso la giacca, quindi sono morta di freddo perché non c'era il sole stamattina. E poi c'era stato un momento in cui davvero stavo morendo di sonno e mi sono andata a mettere 5 minuti su uno dei divanetti vicino alla caffetteria a guardare il telefono e a dissociarmi un attimino, e mentre lì è passato uno di quelli che si siede vicino a me in ufficio, quindi mi ha visto e dirò: no, non sto cazzeggiando. Vabbè, adesso prendo il bus, casa, pisolino immediato. Sono stata 3 ore sul letto a non fare niente, un po' al telefono, ho letto un po', sto leggendo Carrie al momento, e sdormicchiato più o meno. Ho detto ok, è ora di risollevarsi un attimo, devo finire di fare i sottotitoli a un video che vorrei far uscire domani, però ho deciso che per tirarmi su un attimo, darmi una botta di energia, serviva una bella, come viene definita, come ho visto definita su TikTok, una bella fridge cigarette, cioè una cola straight from the fridge, congelata, e it is serving its purpose, perché oggi, vabbè che ero già partita stanca, ma a differenza di altri giorni, dopo pranzo, invece di prendere il caffè a lavoro, ho deciso di provare a vedere com'è il matcha latte a lavoro. Madonna, non l'avessi mai fatto. Era proprio color Shrek. E era fatto col preparato ed era praticamente ha messo sta polverina dentro il latte d'avena, cioè io ho chiesto di farlo con latte d'avena, e l'ha messo non so come si chiami, però delle macchinette del caffè, quelle da bar, che c'è il cosino che si usa per montare il latte, ok? E l'ha montato così, l'ho preso, ho bevuto un sorso. Sapete quando il liquido è così caldo e bollente che sentite proprio che mentre scende vi sta cuocendo il vostro esofago e poi tutto l'apparato digerente? Questa sensazione. E poi aveva una consistenza strana. Comunque, safe to say, non lo prenderò più, continuerò a prendere il mio caffè al lavoro, rigorosamente con lo sciroppo di nocciola, perché è comunque l'unico modo per che il caffè sia decente, bevibile qui. E niente, adesso andiamo a meditare, anche domani tutta la giornata al computer. Questa settimana sto tenendo un po' il fatto che praticamente tutte le mie amiche sono via e non ho quasi nessuno a cui chiedere come uscire, quindi anche se voglio fare una chiacchieratina veloce, una birretta, non ci è. Fino a sabato non ho nessuna attività sociale pianificata.
allo store center, che è sempre un male perché sono sempre tentata da cose, poi a volte ci casco, a volte no, a volte casco in cose meno gravi di altre, insomma. Sono passata a salutare il paio di stivali che presto mi comprerò, hopefully. Dai, questo mese sto lavorando il giusto e quindi dovrei avere un po' di più di quello che ho preso a settembre ed essere in grado di comprarmeli. Comunque, sono passata allo store center perché è arrivato, cioè principalmente perché è arrivato un pacco con parte delle cose per Halloween. In realtà la parte principale del mio costume arriverà tra qualche giorno, però io ho fatto un ordine con una mia amica e lei si era ordinata parti del suo costume da pirata e a me in questo ordine in realtà di mio c'era solo una matcha whisk sostitutiva, perché appunto la mia dopo qualche mese ovviamente si è un po' rovinata e invece questa è tutta bella nuova da usare. E appunto dovrò tornare probabilmente settimana prossima per prendere l'altra parte importante la parte importante del mio costume, però in realtà dovevo prendere delle cose per un altro costume, perché io questo weekend ho una festa di compleanno in cui a ognuno di noi è stato assegnato un tema diverso e io ho avuto Dress as Your Favorite Meme e quindi tra le cose che mi poteva venire facile fare c'era Go Peace Girl e quindi ho preso un cerchietto e un paio di calze nere alte che non avevo, che in realtà cioè, probabilmente le userò anche per altre cose. Prima di prendere le calze nere da praticamente il supermercato ero passata da un altro negozio sperando che le avessero lì, però non le avevano, però ho preso comunque degli altri calzini e sono passata anche in un negozio di articoli d'arte e ho preso un pad, drawing pad per gli acquerelli, perché mi sono portata i miei acquerelli da casa quest'estate, ma non avevo della carta giusta, quindi l'ho preso. Sempre lì, non mi ricordo quanto l'ho pagato, ma l'ho pagato davvero tanto per quello che è, del filo da giardinaggio che mi servirà sempre per il mio costume di Halloween. Ed è anche uno dei motivi per cui adesso lì dei fiori che avevo preso qualche settimana fa sono appesi al filo della mia lampada a essiccarsi. Si vedrà, non so se alla fine di questo video o nel prossimo. Mentre il mio coinquilino sta ascoltando danza Kuduro. Allora, era da un bel po' che non facevo illustrazioni, cioè che non disegnavo in generale. Adesso sto preparando la locandina, diciamo, per la festa di Halloween e questo, diciamo, è quello che vorrei sviluppare. Questa è la bozza e adesso vado su Illustrator. Cioè, sto disegnando così poco che io di solito facevo fuori uno di questi l'anno e adesso invece questo qua ce l'ho dal 2023 e sono io. Questo è uno dei disegni più carini che ho. Si apre come una latta di sardines. Però sì, sto facendo davvero poco, però questo diventerà una cute illustrazione. Spero di riuscire, se no farò una cosa più semplice. All ready? Sto andando con un mio amico e gente che più o meno conosco, cioè conosco di vista, ci ho parlato una volta, però non li conosco bene, però sono più persone della design school. Però niente, pub, serata tranquilla e nulla, era davvero tanto che non uscivo e questa settimana praticamente tutte le mie amiche sono via, quindi pensavo che non sarei uscita proprio per niente, però alla fine niente, mi avvio.
potrò portare la meravigliosa torta salata che sto preparando, però comunque ho un regalino, che questo è il vassoietto che avevo preso all'usato l'altro giorno, e una barretta al cioccolato di Tony's Cioccoloni. E appunto, facendo la cazzata prima, mi sono un po' bruciata e ho chiesto ai coinquilini se avessero qualcosa. Adesso sto provando con il Cicaplast, dato da una delle nuove ragazze, però boh, vediamo. È abbastanza fastidioso, cioè comunque è un'ustione di primo grado, nel senso è solo un po' arrossata, un po' fastidioso, però non è bello, non è piacevole. Poi prima ho anche rovesciato un'altra cosa, per fortuna, vabbè, era poco liquido, ma oggi è un po' una giornata no. Adesso mi metto per un'oretta al computer a lavorare all'invito per la festa di Halloween e poi mi devo preparare. Current status, ma quanto sono carini questi fantasmini. Non sono ancora convinta dei colori, ma tanto quelli li posso cambiare quando mi pare. Adesso mi devo preparare. EXO, EXO, Go Peace Girl.